Professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti. Come state? Molto bene. Molto bene. Oggi siamo un po' confusi. È un po' strano. Bene. Comunque, Sì. Comunque, giusto per dirvi, prof. Ferraris, sì. il drago era il fantadrago chiamato Falcor. Falcor. E con questo la chiudo. Falcor, non c'era anche un'astronave in un cartone animato dei nostri? No, era il Falcon. Quello era Star Wars. Falcon. Vabbè. Okay. Torniamo a noi, non volevamo a noi. divagare perché qua si parla di italiano, abbiamo Sì. anche dei ragazzi della seconda media, quindi è il suo target. Ecco, oggi di che cosa parliamo? E oggi parliamo di una parola che abbiamo soltanto proprio accennato l'altra volta quando abbiamo parlato della nomofobia. Sì. E ho accennato vamping e questa cosa qua qualcuno mi fa, ma che mi spieghi un attimo che cos'è sì. il vamping? E infatti. C'entra il latino? No. No. Ok. No. E C'entra il greco? perché C'entra ce lo il greco? dici? Ma vi ci porterò lo stesso, anche se Sì. nella parola non c'entra, perché in realtà il vamping è questa pratica Sì. che riguarda proprio il target soprattutto dei ragazzi delle medie e delle superiori, i quali passano le loro nottate, purtroppo, pare, utilizzando i cellulari device. Aspetti, visto che per una volta ce li abbiamo, qualcuno di voi passa le nottate a guardare il cellulare? Sì, ma non tutti, ok. No, sì, ma non Sì, ma non non tutti. tutta la notte, meno male. Allora, è un fenomeno abbastanza, come dire, diffuso, che crea tantissimi problemi, quindi perdita di sonno, irritabilità, È una delle- mancanza di attenzione, ce ne sono tante, perché vamping significa proprio fare le ore piccolissime, continuando a guardare, scrollando, Sì. da scroll inglese pergamena, scrollando i video. Quindi ho pensato, parliamo di vamping. Ok. E parliamone. Allora, la parola di origine è vampire, Cioè, ovvero vampiro, Ma non Ma ci dai. credo. che è una parola serbo-croata, quindi sì? non c'entra il latino, non c'entra il greco, e ovviamente si collega a una definizione che diede uno zoologo famosissimo, Buffon, che non è Buffon, Ok. Buffon, Ma nel Buffon? 1700, di alcuni pipistrelli che hanno la mania di succhiare il sangue qua e là. Hanno Ok. questo vizietto, Questo no? piccolo particolare, ok? Da lì è nata l'idea, quando nell'Ottocento, nel romanticismo, è nata la letteratura gotica, quindi quella un po' di Sì. atmosfera, Sì. si è pensato di recuperare dal folklore, sempre dei paesi dell'est, questa figura di questo succhiasangue Sì. e definirlo vampiro. Ok. Due romanzi, posso dire due romanzi? Vabbè, Prego, Dracula. prego, basta che non Dracula ci di faccia Bram tutta la trama. Stoker, Sì, beh, che famosissimo. a sua volta però prende l'idea da un classico di John Polidori, Il vampiro, dove per la prima volta il vampiro è una creatura affascinante, conturbante, che si trasforma poi in un mostro, perché nell'antichità l'idea del vampiro era una cosa fetente, punto e basta. Esatto, Ok. però col passare Però del poi è tempo è diventata È diventato diventato figo, fino ad figo, arrivare ai sì. vari Twilight, Certo, perché certo. vampiro hanno veramente poco, ma vabbè, ok? Va bene. Quindi la parola vampiro è serbo-croata. Ci arriva vamping dall'inglese, da cui arriva anche la parola vamp, Sì. Va che bene. viene usata per le donne fatali, ed è un termine che è stato utilizzato proprio per intendere la donna che ti affascina, Hai capito? ma che è un po' come la maga Circe dell'Odissea. Aia. Succhia l'anima? Insomma. Eh, E infatti le grandi attrici, soprattutto del cinema in bianco e nero, insomma, è la vero. vamp. La vamp si Ok. diceva, sì. Allora, dato che non c'è latino, non c'è greco, io E ve lo questo mi infilo lo stesso da stupisce. qualche parte, Sì. per cui ho detto, ma dove vado a beccare una parola lì? Qual è l'animale in cui si trasforma? Uno dei tanti animali, Sì. però l'animale simbolo Sì. dei Batman. vampiri Il pipistrello. è il pipistrello. Il pipistrello. E qui arriviamo al latino, Eccolo lì. perché la parola originale è vespertilio, Ah, da cui la deformazione vispistrello, vipistrello, pipistrello. Mamma mia, però. non ho capito una mazza. Questo Lo sapete, è Ferraris complicato. non si applica. Allora, vespertilio, Sì. vespertilionis in genitivo, Ok. in latino. Nel parlato, nel volgare, è passato a diventare vispistrello, vipistrello, pipistrello. Ok. Alla Chissà fine chi è che sarà l'ha Viene strello. da vesper, Ciao, che strello. significa sera. Sì. Quindi è diciamo l'uccellino della sera. Sì. Facciamo finta così. E vi posso fare una citazione da Dante? Ma ci mancherebbe Ma altro, prego, siamo ma qua alla certo. posta. L'ultimo canto della Divina Commedia, Sì. Inferno, dove Va- viene vada, presentato vada. Lucifero. Sì. Ok. Le ali di Lucifero non avean penne, ma di vispistrello era lor modo. Ma Ecco, ma a che questo punto io mi meraviglia. chiedo, Ma ma che sono cavolo! pipistrelli. Cioè, adesso che finalmente ho Arrivederci, cominciato a carburare prof. io. Niente, Arrivederci. niente. Arrivederci.